ragazzi, oggi abbiamo fatto una ricetta particolarissima con il pane, forse non la conoscete, quindi ve la facciamo vedere. Si tratta del pan di pizza, vedete, è un pane condito come la pizza ed è carichissimo. Adesso vi facciamo vedere esattamente noi come lo condiamo ed è un ottimo salvacena. Vediamo tutta la ricetta. Gli ingredienti che utilizziamo per fare questo pan di pizza sono mezzo chilo di pane raffermo, 250 g di mozzarella, 200 ml di passata di pomodoro, 200 g di filetti di tonno, un ciuffetto di basilico, una zucchina da 150 g, 3 pomodori da insalata, sono circa 250 g, 200 g di provolone, un po' di fettine di cipolla per aromatizzare e infine per condire olio di oliva, pepe e sale. Per prima cosa si taglia la zucchina. Ovviamente noi vi stiamo facendo vedere un condimento che piace a noi, però questa è un po' una ricetta svuota frigo, quindi quello che avete in frigo e che vi piace in genere sulla pizza ce lo potete mettere dentro. Tagliamo quindi la zucchina con una mandolina. Quindi vedete, le stiamo tagliando a strisce sottili. Un po' di olio in padella e cuociamo leggermente le zucchine per qualche minuto. Il sale e chiudiamo con un coperchio. Nel frattempo tagliamo a fettine la mozzarella. Grattugiamo il provolone. Trascorsi 4 minuti possiamo spegnere le zucchine e ci mettiamo un po' di pepe. Tagliamo anche i pomodori. Condiamo i pomodori con un pizzico di sale e olio. Versiamo la passata. Un pizzico di sale, quindi la condiamo, l'olio e il pepe. Il tonno l'abbiamo sgocciolato e adesso lo frantumiamo. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi statico. Tagliamo il pane. Come se togliessimo il coperchio al pane. Ecco qui. Questo è un pane che facciamo noi in casa a lievitazione lenta. Se volete, se siete interessati, ve lo facciamo vedere. Altrimenti potete anche comprarlo. Stiamo scavando, quindi stiamo togliendo la mollica. In modo poi da andare a mettere il ripieno, vedete, tutto all'interno. Per questo lo chiamiamo il pan di pizza, perché alla fine andiamo a condire questo pane, lo mettiamo nel forno e il gusto è davvero molto simile a quello della pizza appena sfornata, appunto perché lo andiamo a condire all'interno con ingredienti tipici della pizza. Questi sono quelli che a noi piacciono, però ve lo ripetiamo, potete mettere tutti gli ingredienti che volete, anche semplice mozzarella e pomodoro, oppure gli ingredienti che in genere mettete sulla pizza. Noi oggi vi stiamo facendo vedere quindi una versione molto ricca con zucchine, tonno, filetti di tonno, mozzarella e così via, però personalizzatelo pure come volete. Questo è collaudato, però vi viene buonissimo. Allora mettiamo la salsa come base in modo da poi mantenerlo anche morbido in cottura. Poi ditecelo se anche voi fate questa ricetta con il pane. Una ricetta furba, per quelle sere che non sapete cosa cucinare.
Poi ci mettiamo la mozzarella, le fettine. Noi questo lo prepariamo quando abbiamo ospiti all'improvviso, oppure quando abbiamo voglia di pizza, quando la nostra bimba non mangia nulla e vuole solo la pizza. Quindi questa è una ricetta che ci salva la cena. Ed è velocissima poi da preparare. Potete anche utilizzare tutti ingredienti che non hanno bisogno di alcun tipo di cottura. Vabbè, noi le zucchine le abbiamo cotte un pochino, giusto per ammorbidirle. Però veramente ci potete mettere quello che volete, anche il salame, il capocollo, noi a volte utilizziamo il caciocavallo, potete veramente sbizzarrirvi. Però questa combinazione è collaudatissima e viene perfetta. Stiamo mettendo le foglie di basilico, a questo punto ci mettiamo i pomodori, schiacciate un pochettino con le mani ogni volta. Questa è una ricetta davvero sfiziosa, non è la solita ricetta, non si vede così spesso, quindi quando avete voglia di cambiare, perché a cena magari tendete a mangiare sempre le stesse cose, questa è una buonissima idea. È un'idea che poi piace un sacco ai bambini, vedere questa calotta di pane tagliata con tutti gli ingredienti, quella appena sfornata, calda, filante. Un po' di fettine di cipolla, vi consigliamo di non metterne tantissima, anche se vi piace, perché davvero va a coprire il sapore di tutti gli ingredienti e vi sembrerà di mangiare un calzone di cipolle. Schiacciate sempre un po' con le mani. A questo punto ci mettiamo il tonno, i filetti di tonno. Noi li preferiamo anche se molto più costosi del tonno in scatola. Potete utilizzare anche il tonno in scatola, altrimenti poi ci scrivete che questa ricetta costa tantissimo. Però onestamente sono molto più buoni i filetti. Questa poi è buona anche mangiata il giorno dopo, anche a temperatura ambiente, è davvero buonissima. Quindi se vi avanza, poi il giorno dopo avete uno spuntino anche da portare in ufficio. Ottima per un picnic. Ci mettiamo le fettine di zucchina. In alternativa alle zucchine potete utilizzare i peperoni, no? Sì. L'abbiamo provata anche con i peperoni, molto buona. Ed è poi un pasto unico, perché vedete è carichissimo, c'è di tutto dentro. A questo punto ci mettiamo la passata. E il provolone che abbiamo grattugiato. Questo filerà tantissimo. Vedete, carichissima di formaggio. Ma è così che vi viene bene, Quindi se state pensando ci metto meno formaggio, sì, si può fare, però così è perfetta. Ci mettiamo la parte di sopra del pane che abbiamo tagliato e voilà, la copriamo. Ecco qui, e spingiamo. A questo punto chiudiamo il nostro pane all'interno della carta da forno. Così prendo un po' la forma. Ecco qui. Ci mettiamo un peso sopra e teniamo così il pane coperto per una trentina di minuti. Passati i 30 minuti mettiamo la nostra bella pagnotta di pane su una leccarda e sopra la condiamo sempre un po' come la pizza, quindi sopra i pomodori,
altrimenti che pan di pizza è? Aggiungiamo un po'. Noi vi avevamo già fatto vedere una finta pizza, andatela a vedere se ve la siete persi, poi ovviamente se volete vedere la nostra pizza tradizionale, quella l'abbiamo fatta anche. Ok. A questo punto il resto del provolone grattugiato anche sopra, così avremo una bella crosticina. E sì, è una bomba, lo starete pensando, però è una bomba buonissima. Il nostro pan di pizza è pronto ad andare in forno, 180 gradi statico. Dopo 20 minuti mettiamo funzione grill del forno. Dopo 25 minuti possiamo spegnere il forno, il nostro pan di pizza è pronto. Vediamo com'è venuto. Eccolo qui, guardate. Una bomba, buonissima. Se la ricetta vi è piaciuta, come al solito scrivetecelo nei commenti, taggateci su Instagram mentre rifate il nostro pan di pizza, mandateci la foto che la mettiamo su Facebook, in descrizione trovate il link a tutte le ricette rifatte da voi e ovviamente iscrivetevi al canale YouTube, dovete cliccare sulla campanella in basso a destra per ricevere le notifiche tutte le volte che facciamo una ricetta come questa. Sul nostro sito www.cucinageek.it le dosi, gli ingredienti e la ricetta stampabile. Alla prossima ricetta, ciao!